Bene amici, bentornati in questa video recensione. Oggi parleremo un po' di questo T-Rex della Toymage TM01. Stiamo parlando del modello di Megatron visto nella serie Beast Wars. Questo è il KO dell'MP43 della Takara. Ora partiamo subito con il dire che a prima vista, durante l'unboxing, non ho trovato nessun problema. Ho trovato la figura in modalità robot molto solida, molto stabile. L'ho trasformato un po' di volte ed eccola qui nella sua modalità bestia, e di questa vorrei parlare per prima. Prima di tutto partiamo dal presupposto che la parte della schiena è un casino, non si riesce mai a incastrare il tutto e a farlo rimanere incastrato. Quando aggancio un pezzo si sgancia da un'altra parte, quindi questo è il meglio che sono riuscito a trasformarlo. Come vedete c'è tutto questo pezzo che rimane sempre aperto, sganciato. Ogni volta che provo ad agganciare qui si sgancia da qualche altra parte. Qui c'è il buco della gamba, ovviamente anche qui queste due piastre andrebbero incastrate, ma muovendo la gamba per posizionarlo si scastrano facilmente. Quindi il grosso problema di questa figura è la capacità di mantenere, diciamo, gli agganci delle varie piastre. Questo il collo è sicuramente molto bello dal punto di vista estetico, però in modalità bestia, ecco, diciamo, c'è questo piccolo grande problema. Ovviamente abbiamo la mascella articolata, quindi riusciamo a aprire e chiudere la bocca, anche la lingua è articolata, si può muovere. Qui la testa ha un minimo di movimento al collo, anche laterale, perché parliamo sempre che questa testa è formata dal braccio del robot, quindi possiamo muovere la testa di Megatron da una parte all'altra anche lateralmente, però muovendo la testa ovviamente si va ad aprire e a sganciare qui, vedete? Quindi questo è un effetto molto brutto e rimane sicuramente la modalità bestia la parte, diciamo, più non direi mai riuscita, però comunque, ecco, deludente sicuramente. La modalità bestia è molto deludente. Vediamo anche qui, la sua stabilità non è male, qui comunque rimane tutto un po' aperto, vedete anche la parte della schiena di questo robot. Ovviamente qui abbiamo il vano batteria, quindi c'è questo piccolo perno che va svitato e vanno inserite le batterie, e ovviamente il nostro Megatron tramite questo pulsantino andrà poi ad accendere gli occhi, a fare i vari effetti sonori. Io personalmente non sono solito inserire le batterie nei modellini perché non vorrei danneggiare appunto i vari sistemi, e poi diciamo che non mi va di stare aprendo e chiudendo i vari pezzi del modellino per inserire le batterie. Quindi niente da dire. Le braccia qui, le braccette di questo Megatron sono veramente minuscole, sicuramente fanno la sua parte ma non sono per niente articolate, hanno solamente questo movimento alla spalla e basta. Il movimento delle gambe è sicuramente migliore, ripeto, secondo me se lavoravano meglio con la chiusura di queste piastre qui sopra, forse questo modellino era davvero un piccolo capolavoro. Ora andiamo a vederlo in modalità robot. Ecco qui il nostro Megatron. Allora, la trasformazione è abbastanza semplice, se non fosse perché ci sono alcuni passaggi un po' complicati da incastrare, da girare. La cosa fastidiosa è sicuramente queste piastre qui con i laser qui alle cosce, che sono molto fastidiose, si sganciano facilmente e tendono sempre a stare in mezzo, insomma, alla trasformazione. Frontalmente nulla da dire sul nostro bellissimo Megatron. Il problema l'abbiamo sicuramente qui con lo zaino qui dietro la schiena, quindi qua dietro è tutto incasinato, è un piegare e ripiegare delle varie piastre, quindi almeno 4-5 piegamenti per avere tutto
dietro la schiena di Megatron. Ecco, guardiamo lo spessore della schiena e sicuramente la parte più problematica è quella. Ho trovato qualche difficoltà con la vita di Megatron, che è molto facile da aprirsi. Qui c'è questo, non riesco a incastrarlo, quindi se qualcuno sa come incastrare meglio questo pezzo me lo faccia sapere sotto nei commenti. Ma devo dire, ecco, è l'unica difficoltà che ho trovato, insomma. Dal punto di vista della modalità robotica è sicuramente promosso, quindi abbiamo Megatron Beast Wars in tutta la sua grandezza, in tutta la sua prestanza fisica, in tutta la sua presenza scenica, quindi è sicuramente un bel pezzo da avere in collezione. Non penso di trasformarlo molto spesso, anche per i problemi appunto riscontrati nella modalità bestia, però è sicuramente un pezzo che fa la sua figura all'interno della collezione. Qui lo abbiamo con la sua controparte MP36 Megatron G1, quindi per confrontare giusto le altezze. Il Megatron Beast Wars è sicuramente mezzo centimetro più alto all'altezza della testa, però insomma ci siamo, come scala direi che va abbastanza bene. Abbiamo qui Starscream, quindi direi che si trova abbastanza in scala anche con il nostro Starscream. E qui abbiamo il nostro Dinobot, sempre dai Beast Wars. Devo dire che si presentano sicuramente molto bene, almeno dal punto di vista estetico ci siamo. Bene ragazzi, io chiudo qui la breve recensione di questo Megatron che io ho, quindi se volete sapere qualche particolare in più su questo Megatron lasciatemi un commento qui sotto al video, ovviamente iscrivetevi al canale.